Oggi ti parlerò della London Session Strategy. Questa strategia ti permette di stare grafico veramente poco tempo, ti basta davvero un'ora al giorno e permetterti di ottenere risultati. Ovviamente, trattandosi della sessione di Londra, è necessario avere la mattina libera o anche solo un'oretta la mattina. Non è necessario guardare tutte le candele, però sicuramente poter dare un occhio a M5, M15 quando le candele chiudono ti può davvero dare una mano. Questo sistema di trading è una delle strategie che vado a spiegare poi all'interno del percorso più avanzato. Io è 3 anni che utilizzo questo sistema per essere consistente all'interno dei mercati finanziari e non vedo l'ora di spiegarti i concetti più semplici. Quindi partiamo subito. Quello che a noi interessa è capire la direzionalità della mattina, quindi del mercato che ha dalle 8 alle 12 più o meno o anche tutta la giornata, basandoci su quello che fa nelle prime ore del giorno. Devi sapere che la sessione di Londra è famosa proprio per cacciare la liquidità che si forma in asiatica. La liquidità è l'insieme degli operatori a mercato in un determinato momento su un determinato livello. Questa sembra una frase dall'enciclopedia, in sostanza cosa significa? Significa che la liquidità è l'insieme degli ordini che vengono posizionati o sono piazzati su un determinato livello di mercato. Quindi se non riusciamo a capire dove la maggior parte degli operatori sono posizionati e soprattutto dove sono posizionati gli stop loss, possiamo andare a pensare al contrario rispetto alla maggior parte delle persone e quindi riuscire a posizionarci proprio in quel punto per riuscire a guadagnare. In questo momento, come puoi vedere, abbiamo l'inizio della sessione di Londra alle 8:45 circa di mattina che spara completamente a rialzo. Se è una situazione di questo tipo, fidati, l'ultima direzionalità nella quale vuoi andare è long. Infatti abbiamo questa candela decisa che va a sbilanciare questi massimi e questi massimi per poi piombare verso ribasso. Noi cos'è che possiamo fare? Essendo consci che questo è stato uno sbilanciamento e che quindi il mercato vuole andare a ribasso, l'unica cosa di cui dobbiamo preoccuparci è di seguire il time frame più alto e allinearci con esso. Infatti se poi lasciamo scorrere le candele vediamo come il mercato ritorna all'interno della nostra zona e poi ci dà una bellissima reazione. Ma andiamo a vedere le 3 cose che sono davvero fondamentali per noi per questa operatività. Primo, comprendere il concetto di liquidità, e se non hai capito cosa sia, ci sono dei video qua sotto nel canale che ti spiegano effettivamente di cosa si tratta. Secondo, avere le minime competenze di struttura di mercato. Terzo, poter stare a grafico dalle 9 alle 10 o comunque avere accesso in qualche modo anche solo di sfuggita al telefono. Quarto, iscriverti al canale, altrimenti questa strategia non funziona più. Noi vediamo che prima dell'inizio della sessione di Londra abbiamo avuto un impulso molto forte verso il ribasso, quindi la nostra idea qual è? Secondo quello che abbiamo detto prima, di andare verso ribasso, quindi noi possiamo arrivare fino a questi livelli qui. In questo momento vedi che sono le 9 di mattina e il mercato ci ha dato già una candela estremamente decisa verso il ribasso. Qua c'era tutta questa liquidità sui massimi che è stata sbilanciata poi da questo movimento e come puoi vedere questo movimento poi ci ha permesso di spingere in maniera molto decisa verso il ribasso. Quindi noi anche proprio così senza saper leggere e scrivere possiamo posizionare la nostra entrata qua, mettere il nostro stop loss sopra perché sappiamo che questo è lo sbilanciamento o almeno secondo la strategia e andare a posizionare il nostro livello di take profit. Io personalmente come livello di take profit andrei a posizionare questa zona per il semplice fatto che questa zona qui è quella che ci ha permesso la rottura di questo massimo. Andiamo a vedere cosa succede. Siamo dentro a mercato, lasciamo scorrere le candele, poi ovviamente ci sono 1000 modi per entrare anche su tutti i test, ma non è ciò di cui parleremo all'interno di questo video. E noi vediamo che siamo arrivati perfettamente a take profit. Quindi primo giorno, rischio rendimento 1,5 fatto. Ed eccoci qui all'interno della seconda sessione di Londra della nostra strategia. In questo caso vediamo che abbiamo liquidità verso il rialzo, sicuramente la struttura di mercato è rialzista anche in maniera molto semplice. Noi cos'è che vediamo? Che questo movimento qua delle 8, 8 e un quarto ha già spinto verso il rialzo in maniera forte. Noi quindi ci aspettiamo che la liquidità che deve essere sbilanciata è effettivamente questo minimo, perché tutti staranno cercando di comprare qua, e una volta che questo minimo viene sbilanciato noi possiamo entrare invece verso il rialzo. Vediamo che dal primo segno, la prima finta rialzista per poi spingere verso il ribasso, va a sbilanciare completamente verso il ribasso. Adesso noi mettiamo M5 e non appena ci dà un cambio di struttura all'interno della nostra zona possiamo cercare di entrare. In questo caso ci ha fatto un engulfing pieno, quindi ti dico possiamo entrare esattamente come abbiamo fatto prima praticamente, anche solo alla chiusura della candela
sul nostro trade. Quindi entrata qui, stop loss sotto, take profit sicuramente almeno fino alla formazione di un massimo più alto. Il mio scopo all'interno di questo video non è farti vedere il take profit perfetto, lo stop loss perfetto, eccetera. Mi interessa darti un concetto, perché poi quello puoi farlo tranquillamente tu, oppure guarda qua sotto per far parte del percorso avanzato e lì allora effettivamente possiamo lavorare assieme per migliorare tutti questi dettagli. Vediamo che il mercato poi da qua ci permette di entrare, ok, dare azione. Noi siamo dentro al nostro trade, quindi non abbiamo nessun tipo di problema. Volendo qua, seguendo sempre la direzionalità, possiamo anche rientrare una volta che ci forma quel massimo, ma niente. Siamo già andati a take profit, quindi anche qua un 1-5, seguiamo al prossimo giorno. Eccoci qua all'interno della nostra terza giornata di trading con la London Session Strategy. Noi vediamo che questo è sicuramente tutto un ritracciamento, quindi noi cos'è che possiamo fare? Possiamo aspettarci un impulso verso rialzo per poi andare di basso, e se il mercato dovesse tornare all'interno di questa zona e darci una reazione magari sul time frame più basso, noi possiamo cercare un rialzo. Sicuro 100% non andiamo più long su questo livello. Quello che possiamo cercare però magari è un'operazione verso il ribasso, dato che comunque verso il rialzo siamo già andati in maniera molto decisa. Adesso noi non entriamo sicuramente subito così giusto perché ci interessa entrare, aspettiamo un cambio struttura. In questo caso vedi che sono le 9:40, il mercato ci ha fatto massimo, minimo, massimo più alto, ci ha rotto struttura. Questa è la possibile analisi che andiamo a vedere. Vediamo un po' cosa succede all'interno del mercato. Ci ha bucato ad esempio perché ha proseguito verso il rialzo. Ovviamente noi non abbiamo guardato tutti i time frame più alti, il contesto era rialzista e quello lo sapevamo già in realtà dall'inizio della giornata, quindi la strategia in questo caso ha preso uno stop loss, doesn't matter, ok, welcome to trading, abbiamo preso un 1.5, abbiamo preso un altro 1.5 e abbiamo preso uno stop loss, quindi in questo momento siamo in profitto del 9% in overall sulla nostra strategia. Nuovo giorno, nuovo trade, vediamo che alle 8.15, 8.30 il mercato è partito verso il rialzo, quindi sicuramente questo qua può essere un nostro livello di take profit, può essere una zona che possiamo andare a testare. Vediamo che il mercato è partito in maniera molto decisa, in questo caso in realtà ho sbagliato a mandare avanti le candele, mi sono spoilerato già quella che era la sessione di Londra, ma vabbè, facciamo finta di niente. Questo M5 adesso attualmente non ci ha dato ancora nessuna evidence per andare a rialzo o a ribasso, siamo rialzisti e non ci interessa cambiare sicuramente direzionalità. Vediamo che questa candela fatica a rompere il minimo, quindi noi non andiamo a entrare qua. Vediamo che riparte verso rialzo in maniera forte, quindi siamo andati a sbilanciare praticamente tutte le zone che avevamo precedentemente. Adesso se il mercato dovesse ritornare potrebbe essere interessante per noi, però come possiamo vedere il nostro orario è già stato superato. Quindi dalle 9 alle 10 ci sono anche giorni come questo ad esempio dove non hai assolutamente nessuna entrata perché non ha sbilanciato nulla di particolare. Puoi entrare volendo qui, sì, ma sei molto alto o alta all'interno del mercato, quindi andiamo al giorno successivo. Il giorno precedente ci sono stati gli NFP, sono stati questo movimento molto forte, quindi sicuramente abbiamo interesse ad andare a ribasso più che a rialzo. Ciò che mi interessa andare a vedere in questa situazione qua è che questo livello vediamo che ha sbilanciato a rialzo, sbilanciato il massimo precedente e poi da qua abbiamo avuto una ripartenza molto forte verso ribasso. Quindi non credo personalmente che il mercato debba andare a sbilanciare questi livelli così alti, mi aspetterei semplicemente un test all'interno di questa zona, ma perché semplicemente lo sbilanciamento l'ha già fatto, quindi quello che noi dobbiamo cercare in realtà l'abbiamo già trovato, e da qui poi proseguire verso ribasso. Quindi vediamo un attimo cosa succede, candela di rifiuto verso ribasso. Noi vediamo che all'inizio della sessione di Londra ci ha sbilanciato verso rialzo, partito verso ribasso, noi possiamo tranquillamente seguire questo movimento e se ci dà un test all'interno di questa zona proseguire il movimento ribassista e arrivare almeno fino alla sessione asiatica. Siamo all'interno del mercato, ci dà reazione, quindi siamo a break even, prendiamo break even purtroppo, però vediamo che il mercato ci lascia sempre un'altra entrata, perché vediamo che è vero ci ha preso break even, non è la situazione migliore possibile, sono d'accordo con te. Però vedo anche che questa zona qua è stata lasciata aperta, questo è appena oltre la nostra sessione operativa, quindi volendo il test lì era disponibile, vediamo che lo tocca alla perfezione e poi, vabbè, in questo caso qua probabilmente avrei preso break even. E ricordati poi che questa strategia non è completa, è quella già base, ma anche solo con la strategia base in questo momento stai facendo il 9% dei tuoi capitali impiegando veramente poco tempo
Voglio essere sincero con te, ti ho skippato questa giornata per il semplice fatto che, come puoi vedere, c'è stata una notizia: il mercato è piombato verso ribasso direzionale dalle 8 di mattina fino alle 11, quindi era assolutamente inutile parlare di quella situazione. Andiamo a vedere una situazione di mercato invece dove non abbiamo news la mattina, così almeno possiamo gestircela un po' meglio. In questa situazione la liquidità è sia sopra che sotto, quindi ciò che mi aspetto è che il mercato vada a sbilanciare questo livello e poi parta verso rialzo. Se dovesse sbilanciare prima sopra non andrei comunque a vendere, per il semplice fatto che la direzionalità dal mio punto di vista è rialzista, quindi io non ho sicuramente interesse ad andare contro la direzionalità dei time frame più alti. Quindi in questo caso noi facciamo scorrere le candele su M15, vediamo che ci sbilancia verso rialzo, ci sbilancia verso ribasso, mettiamo M5, vediamo se ci riesce a dare un evidence, a rompere struttura o a dare un candlestick di qualche tipo e andiamo a entrare. Come puoi vedere qua siamo pronti, diciamo, verso rialzo. Questa può essere la nostra zona di entrata verso rialzo. Vediamo che il mercato ce la sfiora, però ci lascia questa candela. Siamo un po' dopo il nostro orario di sessione, sono le 10:15, però comunque volendo può entrare su questa zona oppure rifinindola e magari prendendo un 50% su questo livello. Il mercato ritorna all'interno della nostra zona, consolida un po'. Il livello di target 1 lo abbiamo qua sopra e poi i target più alti sono sui time frame più alti. Vediamo che il mercato parte dalla nostra zona in maniera molto forte e poi prosegue verso la direzione rialzista. Come hai potuto vedere all'interno di questo video abbiamo preso 5 operazioni, di cui 3 take profit, un break even e 1 stop loss. Wow! Questo è quello che davvero può dare questa operatività ed è il motivo poi per il quale 3 anni che la utilizzo. Ricordati che questa non è la strategia completa, è stata solo un'introduzione per permetterti di comprendere qualcosa di come effettivamente puoi operare tutti i giorni e sfruttare questo concetto a tuo vantaggio. Ci vediamo all'interno di un prossimo video.